Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti al vostro Luca Talan. Allora ragazzi, oggi un video molto interessante dove andremo ad analizzare la melina. Che cos'è la melina? Soprattutto come si affronta la melina. Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo che abbiamo fatto l'affiliazione con due nuovi canali, Amazon e Gamivo. Sono due piattaforme, Amazon la conosciamo tutti, dove i prodotti non vi costeranno di più, ma passando tramite il link avrete semplicemente darete supporto al canale, mentre su Gamivo è una piattaforma videoludica dove avete diritto anche a uno sconto, sempre passando dal link, e inoltre trovate appunto tutti i prodotti a un prezzo veramente barato, insomma. È una piattaforma molto interessante. Quindi non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e andiamo subito a vedere che cos'è la melina. Allora, la melina, ragazzi, semplicemente che cos'è? È quel possesso palla che vediamo fare quando ad esempio siamo 1-0 e stiamo perdendo appunto 1-0 e siamo al 90°. Quindi troviamo l'avversario un po' poco simpatico nei nostri confronti, che si mette a palleggiare lì dietro in difesa con portiere, poi la ripassa al terzino, il terzino la ripassa al portiere e così via, e sta lì praticamente noi che muoviamo i nostri giocatori come delle marionette per cercare di far recuperare palla, molto spesso però inutilmente. Oggi andremo appunto ad analizzare dei consigli che io ho testato appunto sul campo e sulla mia esperienza appunto con questo gioco, che possono risultare molto efficaci, che io utilizzo quando appunto mi capita di incontrare queste situazioni, e che devo dire che funzionano davvero bene. Quindi questo era il concetto fondamentale di melina. Seguite poi il video, mi raccomando, fino alla fine, perché ragazzi, come ultimo consiglio ve ne darò uno che è quello che forse vi fa fare anche poi il salto di qualità, perché può rendersi in alcune casistiche molto determinante. Allora ragazzi, diciamo che il consiglio base per fermare la melina, poi ovviamente anche in base a con che modulo stiamo giocando, perché è chiaro che un conto è giocare con un attacco a una punta, un conto è giocare con un attacco a 5 punte, per dire adesso, quindi è fondamentale ragazzi capire anche lì come stiamo giocando anche noi, cioè come siamo disposti in campo, perché quello chiaramente fa la differenza. Ma il consiglio principale è quello appunto di capire che istruzioni individuali andare a dare ai nostri giocatori. Ad esempio l'attacchetta rossa, avete presente quella tacchetta che c'è ai piedi appunto dello schermo, che può diventare rossa, può diventare azzurra, lo dico soprattutto magari per chi è nuovo su questo gioco, muovendo nel mio caso le levette analogiche. Ecco, quella lì, quella ad esempio ci dà praticamente 4 scelte: la fase in attacco, poi in attacco appunto doppia, oppure in difesa, oppure super difesa, quindi tutti completamente chiusi dietro. Ecco, in questo caso, siccome noi dobbiamo fermare la melina, andremo a parlare principalmente di quelle rivolte verso l'attacco. Quindi andiamo ad esempio a vedere il mio modulo. Quindi ad esempio con questo modulo, per fermare una melina, un'ipotetica melina avversaria, che cosa possiamo fare? Possiamo ad esempio dare l'offensivo al nostro trequartista, possiamo darlo a un eventuale CC, qualora io ad esempio al posto di Ronaldinho magari giocassi con un mediano e un CC, possiamo darlo a lui. Possiamo dare anche ancoraggio al trequartista, o in questo caso magari alla seconda punta, perché comunque Messi non farà più il movimento quindi a rientrare, ma starà proprio lì a rompere le scatole al suo eventuale terzino qualora giocasse con la difesa a 4 il nostro avversario. Dare il contropiede ad esempio alle punte, e soprattutto ragazzi capire come giocare anche con i raddoppi, nel senso che faremo poi dei video magari anche dedicati, ma quando noi giochiamo appunto con i raddoppi, quindi un nostro giocatore che va praticamente a fare il pressing, può essere chiamato anche l'altro vicino che va ad aiutare al pressing.
e di conseguenza, ragazzi, una ipotetica melina, supponiamo con una difesa 4 schierata, poi la andremo anche a vedere in campo, diventa comunque complicata, perché o troviamo un avversario che è molto bravo e a prescindere riesce a uscire da questo nostro pressing appunto asfissiante, o altrimenti è molto probabile che riusciamo a recuperare palla e creare qualche soluzione interessante per noi in attacco. Quindi mi raccomando, ragazzi, seguite però tutto il video, perché ce n'è una sempre di questa tipologia che è molto importante. Quindi dicevo, possiamo dare il contropiede appunto alle punte, e i raddoppi, li ho già detti, sono fondamentali, e vi consiglio di andarvi a vedere anche il video appunto che parla delle istruzioni individuali, perché anche lì le istruzioni individuali, ragazzi, ve lo faccio rivedere, sono queste qui, che io in questo momento non sto utilizzando, però sono queste che trovate in questa schermata. Io non le sto utilizzando perché questo discorso del pressing per fermare la melina bisogna, secondo me, per come gioco io, attuarlo solo in condizioni appunto estreme, in cui l'avversario appunto tenda a esagerare con questa meccanica di gioco, che purtroppo a volte risulta anche essere un po' buggata, perché altrimenti io sconsiglio di partire comunque con questo pressing asfissiante all'avversario. Sì, è vero che ci può portare magari subito a far gol, però dall'altro lato, se troviamo un avversario appunto che comunque riesce, come già detto, a palleggiare bene, riesce anche a crearsi delle vaste corsie da bucare all'interno appunto della nostra difesa. Di conseguenza secondo me potrebbe essere utile magari attivare tutta questa serie di cose solo in determinate circostanze. Quindi abbiamo detto, ad esempio, quindi l'offensivo ai centrocampisti, ve lo ripeto, o al trequartista. Chiaramente l'offensivo non possiamo darlo a un attaccante, loro sono già offensivi di loro, quindi va dato a centrocampisti o trequartisti. Possiamo dare l'ancoraggio, come già detto, al trequartista. Cos'altro avevo detto? Possiamo dare col contropiede alle punte, seconda punta, poi anche lì è tutto chiaramente gira molto in base anche a che tipologia di giocatore abbiamo, cioè se è un classico numero 10, se è un opportunista, perché chiaramente un opportunista sarà più presente da questo punto di vista in attacco magari rispetto a un classico numero 10 che invece come giocatore di suo rimane più attendista. Quindi fondamentale secondo me non usarle per tutta la partita, ma stare sempre attenti quindi a non farci saltare. Questo modulo, ragazzi, io vi ho preso appunto questo esempio perché questo modulo è un modulo che già di suo, e chi ha visto il video di ieri o comunque chi ha visto le live su Twitch ne è testimone, è un modulo che tende già molto di suo a pressare, con la quale io mi ci sto trovando bene, perché io amo, diciamo, il pressing alto. Quindi mi ci sto molto trovando bene, perché anche senza, diciamo, istruzioni, come potete vedere ho dato solo il difensivo a Vieira, comunque mi consente di fare un pressing abbastanza elevato. Cioè, se volessi fare una cosa addirittura ancora più pressante a centrocampo, diciamo, magari toglierei, ecco, un Digno e ci metterei un De Paul, perché comunque un De Paul, essendo un giocatore chiave, tenderà a buttarsi in avanti. Poi questo De Paul, ragazzi, è micidiale, perché fa bene sia la fase in attacco che la fase di difesa, quindi questo giocatore è veramente top per questa circostanza. Però se volessi, ecco, fare una cosa che di pressing e proprio ripartenze, De Paul forse sarebbe ancora meglio anche di Digno, nonostante Digno sia proprio più magari un attaccante, però De Paul con la carta giocatore chiave si tenderà proprio a buttare. Quindi l'unica cosa che bisogna stare attenti, come ho già detto ieri anche in questo modulo, ma in generale parlando appunto del video di oggi, è il pressare, sì, ma stando sempre attenti a comunque non sbilanciarci troppo, ed è per questo che vi ripeto per l'ennesima volta, sono tattiche da utilizzare solo praticamente in casi in cui magari dobbiamo recuperare una partita e sta per finire il tempo. Perché se siamo invece in una fase di stallo, dove magari una partita molto combattuta, andarci a sbilanciare così eccessivamente in avanti potrebbe essere rischioso, nel senso che poi magari prendiamo gol quando potevamo anche evitarlo.
È importante però appunto capire come difendere decentemente anche con un modulo magari come questo, che è abbastanza, diciamo, pressante e offensivo, perché è fondamentale conoscere le dinamiche della difesa, conoscere quindi le dinamiche di come si muovono i giocatori. Quindi per questo vi invito ad andare a vedere gli altri video sul canale, dove parlo appunto proprio delle carte, dei giocatori, degli stili di gioco di squadra. È importante appunto capire come muovere i cursori, e qui ci faremo magari un video su come difendere nel migliore dei modi. Perché? Perché sono tutte quante meccaniche che poi fanno tutte il loro piccolo, ma che poi quando andiamo a difendere o quando andiamo a pressare diventano fondamentali. Quindi come muovere ad esempio i cursori, no? Come già detto. E per una cosa invece, ragazzi, se vogliamo sì magari attuarla, ma renderla praticamente un pochino meno pressante, un pochino più blanda, secondo me potrebbe bastare ad esempio dare, che io non ho fatto nemmeno questo perché comunque ho già 4 giocatori in attacco, quindi ragazzi, però se vogliamo ad esempio fare una cosa un pochino più blanda, può bastare dare magari il contropiede alle 2 punte. Diamo il contropiede ad esempio a Mbappé e il contropiede a Shevchenko, e comunque possiamo risolvere in questa maniera. Un'altra soluzione quale potrebbe essere quella sempre per, diciamo, mandare un po' in tilt la difesa avversaria e quindi rendergli anche in un certo senso difficile la sua melina, sarebbe quella di mettere un po' come ho fatto io degli stili di gioco diversi in attacco. Magari sì, magari gli opportunistici li metterei, però magari metterci un attaccante di rientro, un classico numero 10, un regista creativo, perché sono tutti giocatori che poi in partita faranno ognuno dei movimenti a sé, ognuno dei movimenti diversi l'uno dall'altro, e di conseguenza questa, diciamo, meccanica di gioco con movimenti diversi potrebbe mandare in difficoltà la difesa avversaria, ma anche messi in questa maniera un po' atipica. Perché? Perché ad esempio la punta dovrebbe stare davanti e la seconda punta dietro, e invece no, in questa maniera succede l'incontrario: la punta sta dietro e la seconda punta sta davanti. Perché? Perché comunque queste dinamiche di gioco, io ho notato con gli ultimi aggiornamenti, hanno preso gamba all'interno del gioco, mentre prima, fino a qualche mese fa, un anno fa, insomma, non funzionavano, comunque era molto più difficile che funzionassero, e infatti in giro si vedevano pochissime di queste formazioni così, diciamo, dove la seconda punta stava davanti e la punta stava dietro, solo in pochi magari la utilizzavano. Ora invece sono delle formazioni che stanno prendendo gamba e con la quale io, vi devo dire, mi ci sto trovando molto bene. Infatti sono stato, diciamo, curioso anche io qualche tempo fa di testarla, e devo dire che stanno funzionando. Quindi ragazzi, è importante conoscere bene tutte queste dinamiche se vogliamo appunto mandare davvero in tilt la difesa avversaria. Le possiamo attuare, come abbiamo visto, in maniera un pochino più blanda oppure in maniera più persistente. Ma adesso, ragazzi, andremo in campo, simuliamo appunto qualche azione magari con la difesa appunto avversaria schierata con un possesso palla, e noi quindi che andremo a cercare di pressarli per recuperare il più velocemente palla e andare a fare gol. Possiamo utilizzare anche una squadra base, diciamo, non c'è bisogno di usare la nostra. E così vi mostro anche e soprattutto l'ultima istruzione, che è quella bonus, quella che per chi di voi è stato bravo a rimanere potrà sentire. Allora, utilizziamo ad esempio noi, che ne so, ma sì, mettiamoci l'Inter e giochiamo contro l'Arsenal. Vai. Ah no, però ragazzi, qui ho sbagliato, perché no, non dobbiamo far così, scusatemi, devo andare su. Mi sono rotto, andiamo in allenamento, va. Allora, allenamento, squadra autentica, allenamento libero, e adesso andiamo a impostare il tutto. Quindi giochiamo
contro la Juventus. Vediamo la Juve un attimino com'era, non mi ricordo se stile di gioco squadra. Ok, possesso palla. Quindi ad esempio andiamo a dare, come abbiamo detto, ci mettiamo ad esempio, che ne so, De Jong qui come trequartista. Usiamo, ragazzi, i moduli che tanto più o meno vediamo quasi sempre in campo da parte di tutti. Ok, un 4-2-1-3 messo in questa maniera, perché tanto spesso e volentieri viene usato da più persone, così almeno rendiamo l'esempio anche più veritiero. Ok, quindi ragazzi, allora andiamoli a dare le istruzioni individuali, come abbiamo detto, con l'offensivo ad esempio al trequartista che è De Jong. Possiamo dargli eventualmente anche l'ancoraggio, ragazzi, però no, adesso gli diamo soltanto offensivo e poi proviamo a vedere ad esempio il contropiede su Mbappé, sì, scusatemi, su Lewandowski e su magari, ecco, Firmino, Joao Felix è uguale. Loro in quanti giocano? Facciamo un 11 contro 8, tanto ragazzi è solo per farvi vedere appunto un pochino come può funzionare. Allora gli diamo palla a loro, togliamo sta cosa che ci dà fastidio. Allora diamogli palla a loro, alziamo anche la tacchetta lì in su, ragazzi, e comunque come potete vedere sì, loro poi riescono a uscire perché comunque la CPU, diciamo, in generale è forte, però comunque hanno sempre un uomo praticamente addosso. E io soprattutto, avete visto, sono sempre stato pronto a ripartire. Guardate anche adesso, si è dovuto subito liberare del pallone il difensore perché comunque aveva l'attaccante. Ok, continuiamo un attimino a provarlo e poi vi mostro il consiglio bonus. Guardate ragazzi, vedete? Lui è stato bravo, come potrebbe appunto capitare, però in un'altra situazione, vedete, riconquisto subito palla. Riconquisto subito palla e vado subito a fare gol. Volendo potrei fare anche una cosa del genere, però ragazzi ve lo sconsiglio perché potrebbe risultare... Guardate ragazzi, vedete la sua melina, il suo possesso palla lì dietro, quindi la sua costruzione dal basso è molto messa in crisi perché io sono subito lì che vado a pressarlo. L'altra soluzione, ragazzi, che vi volevo mostrare è questa, e questo è il consiglio bonus. Allora, tolgo il contropiede, ok, quindi non do il contropiede. Voi mi direte, ma come? E come fai? Gli attaccanti non rimangono lì? Sì, perché darò praticamente il marcatura stretta, quindi non il marcatore, attenzione, perché il marcatore è quell'istruzione che il giocatore più vicino andrà a prendere quell'uomo lì. Invece noi diamo proprio un marcatura stretta, quindi ad esempio, che ne so, il nostro diamo ad esempio la marcatura stretta a Bremer, ok, che fa il centrale,
no scusatemi, ho detto una fesseria, è il marcatore, ok? Io ad esempio do il marcatore a Lewandowski che andrà a marcare Bremer, ok? Quindi non il marcatura stretta, ho avuto un attimino un attimo di confusione io, perdonatemi. Il marcatore, quindi ragazzi, ad esempio a Bremer, così come lo do ad esempio a Bremer, glielo posso dare anche a Gatti. Quindi marcatore, prendo sempre il nostro attaccante, ad esempio che ne so, Joao Felix, e glielo do a Gatti, in base chiaramente a dove è messo, cioè se il nostro Joao Felix gioca da quella porzione di campo, glielo do al difensore che sta in quella porzione di campo. E guardate adesso quindi ragazzi un attimino, allora cerchiamo di ridare palla a loro. Guardate ragazzi che pressing, qui ho chiamato anche il raddoppio appunto, come vi dicevo. Guardate che pressing, io praticamente non lo faccio muovere, riconquistata palla, guardate, lui prova a iniziare l'azione, è chiuso, deve spazzare. Quindi ragazzi, questo veramente può essere il consiglio che vi fa fare il salto di qualità, perché se voi riuscite a non farvi saltare su quel primo pressing, ok, si può andare a creare veramente una situazione molto, qui non ci riuscite ad arrivare, però si potrebbe andare a creare una situazione molto vantaggiosa per voi, perché riuscite a riconquistare palla praticamente dentro l'area, il più delle volte dentro l'area avversaria. Vedete ragazzi, io con queste istruzioni che ho messo, loro non stanno riuscendo molto a fraseggiare. Poi è vero che la CPU comunque riesce a, però il più delle volte contro avversari veri riusciamo a riconquistare subito palla. Guardate ragazzi la disposizione in campo anche dalla lavagnetta dei miei giocatori, ok? Quindi sono tutti lì al limite nell'area, praticamente pronti a riconquistare la palla. Guardate, deve scaricare sempre dietro. O trovate ragazzi uno molto veloce che comunque è bravo perché chiaramente anche questa tattica può essere mandata per aria, insomma, da una persona magari molto tecnica, però diciamo che lo mettete sicuramente in crisi. Quindi mi raccomando ragazzi, provatela, perché è una tattica questa molto interessante, però come già detto usatela solo e esclusivamente se dovete recuperare un risultato. Come ho fatto io all'inizio, non la utilizzo come avete potuto vedere, perché comunque non è una cosa proprio sanissima pressare così troppo alti, come non è sano diciamo andarsi a schiacciare completamente, non è sano nemmeno andare all'arrembaggio sugli avversari, perché se riescono con pochi passaggi, come abbiamo visto anche adesso che ogni tanto riuscivano a sguizzare, si aprono praterie ragazzi, si aprono praterie. Se troviamo l'avversario che sa attaccare bene ci mette veramente in crisi. Ok ragazzi, quindi per oggi è tutto, spero di essere stato chiaro e comprensibile, perdonatemi se ogni tanto anche io mi impappino, ma purtroppo è il bello della diretta, io poi non amo fare tagli, ma mi piace proprio come che fossimo insieme seduti sul divano di casa che analizziamo queste cose, quindi lo lascio volutamente apposta. Vi saluto ragazzi, al prossimo video, grazie di essere stati con noi, un saluto a tutti dal vostro Luca Talan. Ciao ragazzi!